Ciao Camping Spartacus, ce ne andiamo, lasciamo Pompei e risaliamo sempre più a nord. Come back to north. E stiamo procedendo lungo la Circumvesuviana, che è la superstrada che passa interna al Vesuvio, quindi non passa lungomare tra Vesuvio e mare, ma passa all'interno. Campagna finita, siamo nel Lazio. Siamo a Formia, porto di Formia. Porto traghetti con qualche pontile galleggiante di società private su cui è possibile ormeggiare. Eccoci arrivati a destinazione anche per questa sera. Dove siamo, Mauretto? Terracina. Abbiamo fatto un po' di strada oggi, lasciato Pompei, abbiamo tirato dritti e siamo arrivati qua dopo 2 ore e mezza. Considerato che da Pompei siamo venuti via 3:30, 4 meno un quarto, quindi siamo arrivati qua all'Imbrunire. Terracina io me la ricordo per questo porto canale, c'ero già venuto anche con la barca, principalmente un porto canale di pescatori, però è gradevole, cittadina gradevole, un bel ridosso. Adesso stasera ci sistemiamo che siamo anche un po' stanchi. Ora andiamo da Carletto che ha parcheggiato lì insieme a tantissimi camper, guardate. Quindi niente, per questa sera vi salutiamo, noi ci andiamo a riposare, abbiamo camminato parecchio, abbiamo fatto quasi 10 km oggi a Pompei, quindi insomma un po' stanchini lo siamo. Prepariamo la cena e vi diamo la buonanotte, ci vediamo domani. Aggiornamenti a domani, ciao! Sosta pranzo qui a Castel Gandolfo, in riva al lago di Albano. Carletto è qui, parcheggiato, ci mangiamo qualcosa velocemente e poi ripartiamo. Giusto una mezz'oretta per rilassarci un attimo. In questo momento qui è molto tranquillo, il lago tranquillo, c'è poca gente, il silenzio, si sta bene. E poi in realtà questa zona è splendida, ora non abbiamo molto tempo da visitarla, però è molto verde, molto collinare, bella bella. Dicono che siamo noi quelli fuori di testa, che facciamo una vita, non abbiamo casa, siamo vagabondi, ma per me sono fuori di testa quelli che tutti i giorni fanno queste cose qua. Siamo arrivati a Roma, siamo arrivati in una grande città e guardate che casino che c'è. Io e Betty sono ormai anni che abbiamo deciso di non vivere più in una città in generale e per quanto possibile evitiamo situazioni di questo genere. Quindi lasciato il lago di Albano, proseguiti verso nord, percorso
il grande raccordo anulare e ora abbiamo raggiunto il lago di Bracciano. Hai paura, eh? E Mauro, se non fa il bagno, non è contento. Siamo al lago di Bracciano, metà ottobre, e lui fa il bagno. Sei contento che hai fatto il bagno? Sì. Molto. Raffresca? Sì, però si stava, no? Fresca subito all'impatto, ma poi si stava. È scontroso mio marito, io lo dico sempre. Vero Mauretto? Non risponde. Perché non dici nulla? Abbai? Yes. Come le api passano di fiore in fiore, Mauro e Bettina passano Di là, quella. di quell'acqua. Ora siamo a Bracciano, ci facciamo 2 passi, stasera dormiamo qui e ora ve lo facciamo vedere dall'alto se riusciamo a trovare il belvedere. A Bracciano con furore. Qua mi batte sempre il cuore. Questa sera noi andiamo. Perché ridi? Giù nel camper. Scusami, me l'hai chiesta lì. E buongiorno a tutti, siamo sempre a Bracciano, abbiamo dormito qui questa notte in un parcheggio di una zona residenziale, molto tranquilla, siamo stati bene, c'era anche un altro camper e molte macchine di gente che vive qui, quindi tranquillissimi, a pochi passi dal centro. Infatti ieri ci siamo fatti un giro prima del tramonto, abbiamo visto il lago dall'alto e ora è arrivato il momento di ripartire perché dobbiamo raggiungere Civitavecchia a brevissimo perché abbiamo un appuntamento, poi ve lo faremo vedere. Mauretto alle prese con la sistemazione del camper. Giornata bigia oggi. Come bigio, Mauretto, sei un po' bigio, oggi sei grigio, sei tutto vestito di grigio. Bellissima terza maglia dell'Inter usata 3-4 volte, con cui abbiamo vinto una Coppa UEFA con questa maglia. Eccoci arrivati a Civitavecchia, camper, Carletto parcheggiato e noi a questo punto ci dobbiamo avviare verso, lo vedrete tra poco. Vi diciamo solo che Carletto per una settimana rimane solo e noi ci muoviamo senza di lui, ma torniamo presto a riprenderlo. E lasciamo Carletto ancora una volta per qualche giorno e ci spostiamo con i mezzi tradizionali, in questo caso treno. Lavora sempre. Eccoci che in uno schiocco di dita siamo rientrati a Civitavecchia. Carletto è qua dietro, lasciamo l'area sosta camper e ci dirigiamo verso il porto. Ebbene sì, ora vi mostriamo e vi diciamo dove andiamo. Tornati a Civitavecchia, siamo pronti per partire. Dove andiamo?
venite a scoprirlo con noi. Eccoci, buonasera a tutti. Dopo qualche giorno passato con le famiglie, era da maggio che non le vedevamo, quindi io a Genova, i miei genitori, Betty, suo fratello e la nipotina a casa sua, quindi siamo tornati al nord qualche giorno lasciando Carletto a Civitavecchia. Perché, vi domanderete voi, a Civitavecchia? Perché tornati su Carletto siamo in porto in attesa di imbarcare. Per dove? Lo dico io? Dillo tu. Barcellona. Torniamo in Spagna, ragazzi. Catalogna. Nuovamente in Spagna. La Spagna ci è rimasta nel cuore e ci vogliamo tornare nuovamente. Abbiamo delle cose lasciate in sospeso l'anno scorso che dobbiamo riprendere quest'anno. Quindi seguiteci, non sarà la copia dell'anno scorso, sarà una cosa nuova, nuovissima. Innanzitutto fatevi 24 ore di viaggio in nave con noi, oggi 25 ore da Civitavecchia a Barcellona. Con un piccolo stop a Porto Torres, dove noi rimarremo a bordo, si arriverà domattina verso le 9. L'imbarco infatti è stanotte, stasera, a 1 minuto alla mezzanotte, e arriveremo all'1 di 2 giorni successivi praticamente. E finalmente è arrivata anche l'ora dell'imbarco. Ormai sono le 11:30 di sera e sarebbe anche ora che abbiamo sonno. 81-85, ora andiamo a cercarla. Eccola. Vediamo com'è. Vai. Partenza 1 ora in ritardo. Vabbè, che vuoi fare? Aspettiamo. Io comunque sono contento lo stesso. L'Inter ha vinto a Berna contro l'Young Boys al 92esimo con un golasso di Marcus Thuram, e quindi già quella, una serata che stava rivolgendosi malissimo, si è cappottata in bene tutto all'improvviso. E anche questa volta in Sardegna ci sei arrivato, Mauro. Siamo quasi a Porto Torres. Ora piccolo scalo, qualcuno scende, qualcuno sale e noi rimaniamo a bordo. Un po' di venticello qui a Porto Torres. Sì che speravamo di trovare di nuovo l'estate, ma pare che per i prossimi giorni dia ancora grigio, pioggia. Vedremo, poi si alzeranno le temperature nuovamente più acuti. Andiamo verso il caldo, speriamo. Questi probabilmente sono tutti camper spagnoli che dalla Sardegna rientrano a casa a fine vacanza o qualcosa del genere. Per dei marinai come noi è sempre carino vedere come maneggiano questi bestie esagerati. È arrivato molto veloce, poi ha tirato una motori avanti alla stragrande. Ripartiti. Ci aspettano ancora altre 12 ore di navigazione. Anche più, forse anche anche di 14-15. Vedremo come passare il tempo. Betty lavora. E la nave va. Eh sì, noi osserviamo la scia in attesa di arrivare a destino. Arriveremo col buio ormai perché sarà notte. Il mare così dall'alto non lo vediamo solitamente, noi siamo un po' più bassi, lo sentiamo
divertiamo di più. 3:30 del mattino con 2 ore e mezza di ritardo, praticamente, forse anche 3. Siamo arrivati A Barcellona. E per questa notte, sono quasi le 4 del mattino, abbiamo trovato posto qua, pochi chilometri a sud di Barcellona. Ci riposiamo un po' qui, ci vediamo domani mattina a questo punto, metà mattinata, arrivati in Spagna.